Ciao, siamo Paola e Max, benvenuti nel nostro mondo di avventure. Oggi è una bellissima giornata, già ieri sera infatti si è aperto il cielo e ci ha regalato uno spettacolo di aurora pazzesco. Comunque noi ne approfittiamo e stiamo andando al Parco Nazionale di Pasvik, che è al confine tra Norvegia e Russia. Ora è una zona molto remota e quindi la strada che stiamo facendo arriva lì, poi da lì in poi non c'è più niente. Siamo arrivati al Parco Nazionale di Pasvik e qui abbiamo un information center all'aperto, nel senso che intorno agli alberi ci sono dei pannelli informativi dove ci spiegano un sacco di cose del parco, e poi poco più avanti invece abbiamo proprio una struttura che è l'ufficio informazioni, dove è possibile accedere anche se non c'è nessuno all'interno. Occhio che vi si scivola. Sì, vediamo. Chiudo? Sì, sì. Qua è chiuso. Si accende anche la luce. Qua è un rifugio. Sì. Il fiume è diviso a metà. Da questo lato Norvegia, da quell'altro Russia. Siamo nella parte più isolata, più remota della Norvegia, nel nord-est, giusto? Sì, esattamente. Nel nord-est. E siamo in un posto di confine non presidiato dalla polizia di confine. C'è scritto che si può accedere perché è anche un sito storico dove ci sono le vecchie case di una volta che vengono conservate e niente, è un posto bellissimo. Qui dovrebbe esserci pieno di orsi, speriamo di vederli, ma indipendentemente da tutto il posto è stupendo. Abbiamo visto un'aquila, il primo rapace da quando siamo nei paesi Sì, scandinavi. C'è un silenzio pazzesco e ora abbiamo pensato di fare una passeggiata perché lungo il fiume che segna il confine con la Russia c'è un bel sentiero, quindi facciamo 2 passi e vediamo cosa riusciamo a vedere. Questo sentiero si snoda lungo tutto il corso di questo fiume e non so neanche il nome, mi devo vergognare. E dall'altra parte, anzi neanche, a metà del fiume c'è il confine con la Russia. Quella parte che vediamo di là è la Russia. Questa è una zona che è ricchissima di orsi, è piena di orsi. Però dicono che qui sono timidi e hanno paura dell'uomo, quindi tendono a non farsi vedere.
Comunque io sono un po' più timido di loro, secondo me. Vedremo un po' come va a finire. Ci piacerebbe vederli per fotografarli alla giusta distanza, però è ovvio che poi quando si è qui da soli, cioè insomma, bisogna tenere anche un po' gli occhi aperti per non avere un incontro troppo ravvicinato. Comunque ho dei serissimi dubbi che potremo vedere un orso, anche perché secondo me più o meno è iniziata la stagione del letargo. Insomma, vedremo. Il sentiero è coperto completamente di foglie che però sono indurite dal gelo e sembra di camminare sulle patatine fritte. Si sente ogni passo. Questo è l'unico locale qua nel posto di polizia di frontiera che è accessibile e è anche riscaldato volendo. Andiamo a vedere. E qua c'è la sauna. Stavamo tornando indietro per cercare un posto dove dormire. Ho visto una stradina, mi ci sono infilato e dopo 10 metri vedo una pompa di benzina. Questa qua dietro di me. Dico, è impossibile in questi posti, siamo veramente in culo ai lupi, scusate il francesismo. E poi ho notato che non è una pompa di benzina per tutti. Questa qua è gasolio militare F34, che di solito è usato in ambito NATO per l'aviazione, almeno così ho letto su internet, non sono un esperto. E poi qua c'è come si chiama, benzina, quindi comunque in tutti i casi noi non potremo usarlo. Tra l'altro c'è proprio il dispositivo per pagare, perciò se avessi avuto probabilmente un aeroplano o un mezzo a benzina avrei potuto fare il pieno, cosa che comunque non ne ho bisogno. E poi qui dietro c'è una struttura che sicuramente è militare, perché qua in terra ci sono un sacco di taniche di gasolio, non so se sia gasolio, comunque di carburante F34. Sicuramente è una postazione militare, però non è presidiata. Strano. Comunque me ne vado perché non voglio infrangere qualche legge. Summer air fills our lungs and keeps us young. So we'll write our names in the sand right where we lay, our bodies down to rest, and we'll fall asleep where the land and ocean meet.
fire burns through the night, keeps us warm till morning light. We watch the sun fill the sky and lose all sense of time. So we write our names in the sand right where we. Siamo arrivati in fondo e qua in fondo c'è praticamente tutto un recinto che delimita il confine tra Norvegia e Russia, e poi c'era il cartello dove c'è scritto appunto che non bisogna oltrepassare per motivi di sicurezza, perché è vietato. Sì, noi speravamo di essere su un lago, sul fiume, esatto, e fermarci qua, avere, e invece proprio, ma non è che non si può, potevamo stare lì, ma lì sei nel sottobosco, in riva al fiume non ci puoi andare. No, infatti non possiamo neanche fare 2 foto notturne, niente. Esatto, perciò torniamo E poi indietro. la cosa curiosa è che anche se siamo ancora in Norvegia, mi è arrivato il messaggio di Wind sul cellulare: benvenuto in Russia. Ok. Va bene, ora torniamo indietro lungo questa strada Accidentata. molto accidentata e troveremo un altro posticino che avevamo già identificato prima in caso non fosse andato bene questo. Stamattina fa un po' freschino, -5, percepita -9. L'ambiente non è innevato, ma è praticamente tutto ghiacciato. E comunque, come sempre, abbiamo dormito bene, direi. Vedi? Proprio- Tutta la notte, ma cioè a casa non succede mai. No, dormiamo meglio in camper che a casa. Crolliamo proprio e va benissimo così. Adesso andiamo a vedere il laghetto, che ho visto che inizia pian piano a ghiacciarsi. E niente. Tutto bianco intorno il laghetto. Sì, è bianco ma non di neve, di brina e ghiaccio. Sì. Adesso abbiamo deciso di andare a fare il giro del lago, perché c'è un sentiero che va tutto intorno, e quindi per fare 2 passi, perché qua non è che sono trekking, sono proprio passeggiate, ci facciamo questo giretto. Lungo il sentiero che gira intorno al lago ci sono dei cumuli di pietre che gli studiosi associano a una civiltà che è vissuta qui più o meno intorno al 1250, e però ancora queste formazioni sono piene di domande senza risposta. Infatti non si spiegano come mai sono qui, le dimensioni, insomma non sono riusciti a darsi ancora tante risposte. Comunque noi passiamo a fianco e li vediamo sapendo che risalgono a 800 anni fa. Mi viene sempre da pensare in questi casi, ma come facevano 800 anni fa, 1000 insomma, nel remoto passato, a vivere a queste condizioni? Cioè, qui noi a fare una passeggiata comunque abbiamo freddo e non siamo ancora nemmeno nell'inverno pienissimo, siamo all'inizio. Come facevano all'epoca? È vero che campavano 1/3 rispetto a noi,
ma è anche vero che qualche stagione ce la facevano a queste temperature e doveva essere veramente veramente duro. Comunque volevo dire che lo so che sembra una bugia, che non vale perché non ci sono foto che lo documentino, ma ieri sera al buio, mentre giravamo col van, abbiamo visto ben due lepri artiche, bellissime, bianchissime come la neve, che ci hanno attraversato la strada. In due momenti diversi. Sì.